Ciao a tutti amici, bentrovati per un nuovo video. Oggi vediamo la differenza tra fiaba e favola. Troppo spesso si pensa che fiaba e favola siano dei sinonimi con cui ci si può riferire a storie per bambini in cui compaiono streghe, animali o lezioni da imparare, quando in realtà ognuno dei due termini si riferisce a uno specifico tipo di narrazione con dei tratti a sé stanti e una tradizione letteraria ben precisa, non solo per l'infanzia. Una rapida guida per capire come distinguerle in modo semplice e chiaro. A chi non è mai capitato di citare la storia della volpe che quando non arriva all'uva dice che è acerba, o quella della strega di Hansel e Gretel che vive in una casetta di marzapane e vorrebbe mangiare i due fratellini? Si tratta di vicende che hanno segnato i nostri primi anni di età, che sono entrate nel tessuto della nostra cultura popolare e che periodicamente possono tornare alla nostra mente, anche se non sempre è facile stabilire con esattezza se abbiamo a che fare con una fiaba o con una favola. I due termini, infatti, spesso rischiano di essere considerati intercambiabili, quando in realtà identificano due tipi di narrazione molto diversi, con delle caratteristiche a sé stanti. Ecco quindi una guida per imparare a distinguerli con chiarezza, a rintracciare qualche esempio di riferimento e a non sbagliare più. Cominciamo dalla fiaba, che fin dall'antichità era una modalità di racconto tramandato per via orale di generazione in generazione, nata pensando non a un pubblico di soli bambini e di sole bambine, bensì come distrazione anche per gli adulti, coinvolti in lunghe attività come la filatura, la pesca o le notti trascorse intorno al fuoco. La fiaba è stata infatti codificata per iscritto solo in tempi più recenti. Questo spiega come mai di solito la fiaba abbia un'estensione medio-breve che all'epoca facilitava la memorizzazione e si rifaccia a elementi e situazioni in cui la gente può riconoscersi facilmente, come orfanelli, fanciulle smarrite nel bosco, famiglie umili, o in cui sogna di medesimarsi, come audaci cavalieri, leggiadre principesse, gnomi e fate. Di conseguenza, contraddistinguere la fiaba e anche fra i suoi tratti ricorrenti la presenza di qualche elemento magico, di personaggi immaginari, buoni o cattivi che siano, e di protagonisti umani che spesso non devono superare delle prove, dimostrare il proprio valore o risolvere una difficoltà se vogliono ottenere il lieto fine, non sempre poi raggiunto alla fine dell'intreccio. Fra gli autori di fiabe più celebri del mondo occidentale che hanno raccolto narrazioni preesistenti o che hanno attinto al folklore per crearne di nuove, ricordiamo in particolare Charles Perrault per la Francia, i fratelli Grimm per la Germania, Giuseppe Pitré per l'Italia, così come Hans Christian Andersen per la Danimarca. Diverso è il caso della favola, che con la fiaba ha in comune solo l'etimologia, dal momento che entrambe le parole derivano dal sostantivo latino fabula, a sua volta provenire dal verbo for, faris, fatum sum, fari, che in italiano equivale a caso a dire a raccontare. Per i greci e i romani, infatti, la favola indicava qualunque episodio basato su fatti inventati, che generalmente affondava le proprie radici in miti o leggende e che ancora una volta era rivolto tanto alle nuove quanto alle vecchie generazioni. Dopodiché, con il passare del tempo, la favola ha iniziato a riferirsi a un breve testo in prosa o in versi, protagonisti e antagonisti degli animali. Qui quindi non troviamo elementi magici o inventati, ma situazioni realistiche in cui i personaggi rappresentano i vizi e le virtù dell'essere umano, volendo descrivere e a volte criticare la nostra società. Le favole di conseguenza tendono a concludersi con una morale, cioè con un netto insegnamento etico e di comportamento. Fra le più memorabili del mondo antico ricordiamo in particolare le favole di Esopo e di Fedro, mentre in epoca moderna si sono imposte le opere di Jean La Fontaine e molte altre, nel Novecento quelle di Rudyard Kipling e Italo Calvino. Pur essendo chiare e numerose le differenze tra la fiaba e la favola, esistono alcuni casi limite che possono creare perplessità a chi pensa di aver fugato ogni dubbio. Per menzionare uno degli esempi più noti, soffermiamoci sulla storia di Amore e Psiche, un mito ripreso da tanti scrittori, tra cui spicca l'autore latino Apuleio. Contenuta nella più ampia opera delle Metamorfosi, la favola di Amore e Psiche si è imposta da secoli come appunto una favola, anche se non presenta protagonisti animali né una morale finale, e in maniera più esatta dovrebbe perciò configurarsi come una fiaba in cui compaiono incantesimi, storie d'amore e divinità.
Discorso analogo vale per il famoso racconto dei fratelli Grimm intitolato I musicanti di prima, pur essendo di solito catalogato come una fiaba, al pari delle altre storie trascritte dai due linguisti e filologi tedeschi, questo sembrerebbe invece una favola perché ha per protagonisti degli animali che interagiscono in un contesto realistico e con un considerevole risvolto sociale. Al di là di alcune eccezioni, come quelle che abbiamo osservato insieme, resta comunque il fatto che la fiaba e la favola non sono due tipi di narrazione sovrapponibili affini, motivo per cui è importante imparare a riconoscerle e a catalogarle di volta in volta nel modo più adeguato. Bene, voi conoscevate questa distinzione? Fatemelo sapere nei commenti. Grazie per la visione, al prossimo video, a presto, ciao.